Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericore. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, inquadriamo la vostra settimana, quindi le energie principali, come andrà, e vedremo i segni zodiacali, poi l'ambito amore e le relazioni più importanti, il lavoro e le finanze. Come prima carta partiamo proprio con queste stelle che parlano di rinnovamento, di speranza, una nuova energia di ottimismo per intraprendere sia nuovi obiettivi o cercare ispirazione per le cose che sono già in corso d'opera. Di sicuro è un buon inizio, quindi una partenza positiva. Alcune cose sono importanti e saranno determinanti per unione, accordo, impegni da mantenere, situazioni dove abbiamo bisogno di aiuto, sostegno, collaborazione, quindi è proprio l'anello che ci fa capire che ci sono buone probabilità di far funzionare delle relazioni, sia a livello strettamente personale, amicizia, famiglia, amore, eccetera, però alcune cose in realtà si possono muovere anche a livello pratico e quindi come vediamo di ottenere degli ottimi risultati. Bellissimo questo bouquet, ci indica riuscita, ci indica apprezzamento, può essere anche un dono, una soddisfazione, felicità in senso generico. Ovviamente è normale quando si ricevono delle cose belle o comunque ci sono anche delle possibili novità, degli inviti, eccetera. Quindi un'energia da accogliere totalmente. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Abbiamo anche un po' quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ricordo amore coppia single, chi non è interessato o chi vuole anche ulteriori informazioni su amicizia e famiglia, potete adattare un po' quello che uscirà dalle nostre carte. Qui troviamo il biancospino, spesso parla di eccessiva prudenza quando abbiamo o timore o paura di comunicare, di dire qualcosa, di non essere compresi, capiti, oppure ahimè può esserci un po' di incostanza negli atteggiamenti, quindi alternare attenzione e dedizione a momenti di mancanza e di freddezza. Questo può destabilizzare, può dare un po' fastidio, ma può essere una fase passeggera, quindi fastidiosa se si protrae già da un po' di tempo, dovrebbe in realtà risolversi, quindi come vi dicevo, essere abbastanza passeggera. Magari cercare di lasciare andare subito perché forse ci sono delle situazioni esterne, eccetera, che possono influenzare questa altalenanza. Invece, come vediamo, visto che c'è l'iris e c'è il glicine, vuol dire che si sta preparando anche una fase abbastanza positiva e totalmente diversa. Positiva in che senso? Perché c'è appagamento, c'è fiducia, c'è felicità, ci sono anche delle aspettative realizzate, quindi troviamo quella connessione, quella sintonia che può tradursi anche in qualche evento specifico, in massimo sostegno, fiducia, potrebbe esserci un dono, una novità inaspettata. Per quanto riguarda i single, ovviamente quello che ho detto vale anche per un'amicizia o un familiare, e per i single troviamo delle novità che possono essere interessanti perché nel muoverci pian pianino con prudenza, forse anche in una nuova conoscenza, in una frequentazione, soprattutto chi è all'inizio, magari
ci sono degli sviluppi positivi, quindi di procedere, anzi forse qualcosa può andare anche meglio di come vi aspettate, e magari appunto per chi non ha nessuno c'è qualche novità interessante che può essere legata a un invito, una nuova conoscenza, insomma qualcosa di coinvolgente per voi. E adesso procediamo con l'ambito più pratico del lavoro, delle finanze. Vediamo cosa vogliono dirvi. Troviamo la carta dell'artista. Secondo me è sempre abbastanza positiva, poi dipende anche dal contesto, però è positiva per affidabilità, entrate, riflessione, realizzazione delle rivelazioni che possono essere interessanti e soprattutto per progetti di lunga durata. Quindi vuol dire che magari se abbiamo bisogno di aiuto, di sostegno, di pianificare varie tappe da realizzare man mano, se abbiamo una possibile collaborazione in corso o anche acquisire insomma delle conoscenze, questo è il momento giusto per farlo, quindi proprio di proiettarsi al futuro in base a quello che desideriamo e soprattutto quando pensiamo di voler ottenere determinate cose è meglio incominciare a giocare in anticipo e muoverci adesso. Poi è vero che alcune cose, tipo con questa carta, ci possono preoccupare, ci possono impensierire, può esserci per l'arrivo di qualche novità, come abbiamo visto. Soprattutto questa può indicare una trasformazione in atto, in via di sviluppo, positiva per chi ha programmato viaggi, gite, qualcosa insomma per riuscire a riposarsi e a staccare un po' la spina, positivo anche magari per soprattutto se state aspettando delle notizie e delle informazioni. C'è la carta della falsità, allora qui direi di fare un po' di attenzione, è vero che possono arrivare delle notizie, però qui bisogna verificare se non sono tanto positive, magari forse proprio perché alcune cose, come si vede da alcune carte, c'è una fase di trasformazione che vi permetterà di chiudere con alcune cose che non funzionano, non vanno bene per voi e quindi di proiettarvi verso una nuova ricerca, verso cose che sono molto più positive e quindi direi di non amareggiarvi se ci sono risposte negative o se non arrivano. Di solito certe cose quando non funzionano, quando si allontanano da noi o non arrivano quelle risposte che stiamo cercando è perché non fanno assolutamente al caso nostro. Quindi di ribaltare le cose in senso positivo, perché ricordatevi, queste sono incoraggianti come carte, come energie, quindi vi stanno dicendo di trovare forza, collaborazione, cose che vi fanno crescere, cose che sono positive. Invece meglio fare un po' di pulizia, soprattutto come ci dice questa carta, di quelle situazioni che sono solo incerte, confuse, delle dinamiche che continuano a ripetersi e che sapete che magari precedentemente non hanno funzionato. Questo è il momento di cambiare sia cose che possono riguardare il livello personale, lavorativo, del vostro ambiente e direi soprattutto per chi è alla ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!